Benvenuti in questo spazio del Museo Civico di Bassano del Grappa che riepiloga la storia di questa città. Pensare di raccontare per immagini e per cimeli e per oggetti una storia, una vicenda che è durata oltre 1000 anni in 200 metri quadri può sembrare un'operazione inverosimile, ma in ogni caso ci abbiamo voluto provare. Il percorso espositivo è scandito per tappe temporali, una per ognuno dei 10 secoli in cui si svolge la storia bassanese, dalle origini della città fino alla soglia del nuovo millennio. Secoli documentati da reperti, opere, oggetti, cimeli, a testimoniare i fenomeni di mutamento sociale e culturale che li hanno caratterizzati. Questa sala è come una carta d'identità che di Bassano deve rilevare i dati connotanti propri e peculiari, e la prima peculiarità è la collocazione geografica. Per capirlo, fermiamoci di fronte ad una foto d'epoca. È un panorama colto da sopra la chiesa di Sant'Eusebio, in Angarano, in un arco temporale collocabile fra il 1868 e il 1887, da un pioniere della fotografia, Andrea Fasoli. Il territorio si distende sulle rive del Brenta in un arco che parte dalle chiesette di San Bartolomeo e di San Biagio, si allunga verso la pianura, oltrepassa il palazzo di Caerizzo, la Cappella Mares e giù scende fino al centro urbano di Bassano, ancora racchiuso nella sua cinta muraria medievale, e poi arriva naturalmente fino al Ponte Vecchio. Il fiume Brenta rappresenta dunque certamente uno dei tratti connotanti di questo territorio, e dalle sue acque è emerso recentemente un oggetto che va ricordato fra le prove più antiche della presenza umana e fra le testimonianze più interessanti di una presenza organizzata. Ecco la spada del Brenta. È un pezzo davvero eccezionale per qualità e per conservazione. È riferibile ad una tipologia ampiamente diffusa nell'area danubiana dell'Europa centrale, nel sud delle Alpi e in molte aree del Veneto e del Friuli. È un oggetto importante, un oggetto che getta nuova luce sull'età del bronzo nel nord-est dell'Italia e sull'importanza degli assetti territoriali delle popolazioni che colonizzarono l'Alto Vicentino, sui percorsi lungo i quali transitavano i prodotti metallurgici, rame, bronzo semilavorato e oggetti finiti. Come arma idonea ai combattimenti a cavallo, rivela inoltre la presenza di un aggregato sociale da rappresentare e da difendere. È comunque simbolo dello status sociale di un capo guerriero che la depose nel greto del fiume come offerta votiva. E sempre accanto al corso dell'acqua si avvicendarono poi altre comunità in epoca protostorica. E poi arrivarono i Romani. Bassano è toponimo romano, ma Bassano non è un centro urbano romano. A partire dalla fine del I secolo a.C., tuttavia, è documentata una occupazione sparsa e diffusa nella pianura, in stretto rapporto con la ripartizione del territorio che viene centuriato, ossia ripartito in divisioni agrarie. La presenza longobarda è invece testimoniata da ritrovamenti che lasciano pensare, ma con molti dubbi, a un presidio armato. Se invece vogliamo pensare a Bassano come una realtà istituzionale, aggregata e certa, dobbiamo aspettare assolutamente il X secolo. I suoi poli sono riconoscibili nella pieve sul colle e nei borghi a ridosso del contiguo pendio. E in questo spazio convivevano uomini liberi,
giuridicamente condizionati da antiche consuetudini, e uomini di Masnada vincolati ai loro signori. Per quasi un secolo la vita istituzionale di Bassano fu controllata più o meno strettamente da 3 generazioni di Ezzelini, qui presenti fin dal 1085 come proprietari terrieri. Qui vediamo gli ultimi esponenti della dinastia, il famoso Ezzelino e il fratello Alberico. Tra Bassano e la dinastia, prima infeudata delle località di Onara e di Romano, si creò una forte relazione che legò alla signoria le più vitali energie locali. È una relazione così forte da superare la rovinosa caduta della dinastia, con la morte di Ezzelino III, 1259, e di suo fratello Alberico, trucidato a San Zenone con la famiglia l'anno seguente. È una relazione forte che supera il corso dei secoli e arriva fino ai giorni nostri con le leggende che narrano le gesta di Re Zalin, il tiranno crudele, con le vicende di Gisla Bonizzi e con la leggenda di Bianca della Porta, con un castello che è attestato nel 1150, ed è tuttora intitolato agli Ezzelini, ma diventa uno spazio scenico scelto da Giuseppe Verdi per la sua prima opera lirica, L'Oberto, conte di San Bonifacio. Siamo a quella che potremmo definire l'invenzione della storia, ma l'identità locale viene sancita proprio con gli anni, con le diverse elaborazioni degli statuti comunali. Venuto a meno l'ordinamento istituzionale ezzeliniano, Bassano escogita il modo per trovare un equilibrio fra le proprie esigenze di autonomia e la dipendenza politica da comuni maggiori e dalle relative continue ingerenze. E non si tratta di avvicendamenti istituzionali sempre pacifici, come rivelano alcuni reperti provenienti dal territorio e qui esposti. La ferocia di questi anni trappela tutta da questo puntale di calzatura. Sono questi gli anni però in cui si definiscono i contorni e le premesse che porteranno nel 1390 a quello che possiamo definire come l'evento dell'autonomia istituzionale concessa da Gian Galeazzo Visconti. E quando l'abate Chiuppani, verso la metà del Settecento, vorrà individuare una tappa fondamentale nell'affermazione dell'identità urbana, illustrerà, e non certo a caso, la Bassano di Gian Galeazzo Visconti. Nel 1404 Bassano, che all'epoca era un complesso fortificato all'apice della sua potenza, fu ceduto alla Serenissima per migliaia di ducati dai comandanti viscontei che la presidiavano. E fu una lunga trattativa quella gestita dai rappresentanti del comune, che però portò nel 1406 a farsi riconfermare da Venezia l'autonomia istituzionale e così Bassano, fino al 1797, poté reggersi de per sé sicut est, come leggiamo in una ducale tuttora conservata nell'archivio comunale. A testimoniare la presenza veneziana è rimasto questo malconcio leone marciano, scalpellato assieme a tutti gli altri emblemi veneziani durante l'occupazione francese del 1797. In origine soprastava l'ingresso del Torresino delle Polveri, cioè la polveriera situata in Prato Santa Caterina e demolita nel 1895, che però possiamo ancora vedere in una veduta del 1840. E siamo ad uno dei momenti più interessanti della storia bassanese. Arriviamo nel momento in cui
Nella contrada da cui prese nome, Francesco il Vecchio avviò una bottega che in 3 generazioni sarebbe rimasta attiva per circa 2 secoli, e qui emerge la figura di Jacopo, noto anche come il Bassano. Per conoscere l'opera di Jacopo da Ponte e della sua bottega, ovviamente bisogna salire in Pinacoteca. In questa sede però possiamo proporvi una chicca, ed è questo stendardo. È uno stendardo particolare perché porta uno degli ultimi lavori di Jacopo prima della sua scomparsa. Lavori che sono riconoscibili in questi 2 dettagli. È il momento della conversione di San Paolo. Il Cristo appare a San Paolo e Paolo di Tarso cade da cavallo. Interessanti e molto belli da ammirare sono i 2 dettagli degli armigeri che assistono a questo miracolo, che sono riconducibili certamente all'opera di Jacopo. Quando Jacopo scompare, l'opera viene proseguita dal figlio Leandro, la cui mano è riconoscibile in questo versante dell'opera. La Madonna della Misericordia, attorniata dai santi Pietro e Paolo, e con i confratelli della confraternita nascosti e raccolti sotto il suo mantello protettivo. Negli stessi anni in cui opera Jacopo Bassano abbiamo un grande altro nome presente in città, Andrea Palladio, qui chiamato per un'operazione che adesso noi chiameremo di restyling. Andrea Palladio infatti interviene sul Ponte Vecchio per un'operazione in cui ridisegna un sistema, un impianto già collaudato, dandogli un nuovo ordine e una nuova armonia. E l'immagine del ponte compare in pittura, ad esempio, in questo dipinto in cui il podestà omaggia la Vergine, ma sullo sfondo compare l'icona inconfondibile del ponte ligneo. In numerosi lavori di Jacopo dal Ponte figura sullo sfondo l'immagine di Bassano, è quasi una firma dell'altro nome, cioè il Bassano con cui l'artista era conosciuto. In questa eclatante pianta di Bassano, assegnata a Francesco e Leandro, figli di Jacopo, si impone la fisionomia della città, interpretata come un intreccio ben modulato di architetture e di isolati. Ma se le osserviamo più da vicino, ci troviamo la quotidianità del vivere e del morire. Vediamo dei gustosi episodi. In piazza un giocoliere ha richiamato attorno a sé un folto pubblico. Più sotto un funerale sta accompagnando un bassanese alla sua ultima dimora. E poi invece in Prato Santa Caterina troviamo i bombardieri che si stanno esercitando con il loro corredo di vessilli e stendardi. E più in basso il fervore del lavoro e delle attività imprenditoriali che si snodano lungo il corso del Brenta. Le zattere, ma poi anche i mulini, i magli, i folli, tutta quell'attività che poi faceva capo al porto di Brenta, alla scomparsa Porta Soranza, un mondo incentrato sull'acqua che oggi non conosciamo più. È una storia tutta al maschile, per cui non posso che essere lieta di presentare finalmente qualche altra figura femminile. E qui abbiamo una figura di tutto rispetto, la monaca benedettina Giovanna Bonomo, che rappresenta una particolare esperienza mistica già onorata in vita da umili e potenti. Da beata è proclamata avvocata e patrona di Bassano e la sua tomba diventa meta di venerazione assidua fino agli anni delle guerre mondiali, come ancora ai giorni nostri. È un ritratto proveniente dal soppresso convento benedettino.
ma è anche ritenuto una copia da un ritratto di Scuola da Pontiana, forse riconducibile a Girolamo Bassano. E siamo alla storia vera, non più alle leggende raccontate dagli eruditi come l'abate Chiuppani. Giambattista Verci inaugura la storiografia critica bassanese e riserva una particolare attenzione all'epoca ezeliniana e più in generale al Veneto medievale. Il suo lavoro è scientificamente fondato su documenti raccolti con attenzione, così da rivedere le precedenti e talvolta fantasiose ricerche sulla storia locale, liberando il racconto delle origini di Bassano da leggende e miti inventati per dar lustro e decoro a questa città. E cosa dire di fronte a questi oggetti così rudimentali? C'è da chiedersi come Bartolomeo Ferracini avesse potuto affrontare l'ennesima ricostruzione del ponte ligneo nei modi che suscitarono al contempo polemiche e ammirazioni. Il suo intervento si conclude nel 1751 per riparare i danni di una piena rovinosa nel 1747, di cui si raccontava che il ponte fosse stato travolto dalla piena del Brenta e portato via come una cesta. Ma nella versione di Ferracina, rispetto a quella palladiana, diversa è la partitura degli spazi, diverso è il posizionamento dei pali di fondazione e minori sono le colonne dell'impalcato che così viene ridotto. Il ponte, sorto sul progetto Ferracini, è destinato a vita breve. Viene incendiato dalle truppe napoleoniche in ritirata per ordine del viceré Eugenio de Beauharnais nel 1813. E qui onoriamo la figura del naturalista Giambattista Brocchi, fondatore per lascito testamentario del Museo Civico 1828. Morì a Khartoum di Nubia alla ricerca di giacimenti di metalli per incarico del viceré d'Egitto. Qualche tempo dopo, una spedizione sulla sua tomba recuperò questo calamaio e lo consegnò al podestà di Bassano in sua memoria. Accanto al calamaio abbiamo collocato questo granchio fossile che proviene appunto dalle collezioni di Giambattista Brocchi e che ha un particolare significato perché recuperato dalle colline di Valrovina. Tra le fiorenti attività artigianali di questo periodo, accanto alla produzione ceramica della manifattura degli Antoni Bon e alla fiorentissima attività dei Remondini e la loro stamperia, non possiamo dimenticare anche la lavorazione della seta, che in questo momento è in pieno sviluppo. Proveniente da Palazzo Sturm, già proprietà dei Ferrari, ricca famiglia impegnata nel ramo della seta, proviene questo singolare manufatto ligneo. È un torcitoio per i filati di seta databile al XVIII secolo. La fine del Settecento segna un momento di grande svolta, una svolta importante nella grande storia, ma anche nella storia di Bassano. Il periodo napoleonico, per quanto breve, è tuttavia importante. Segna una cesura. 1797 cade la Serenissima. Si afferma così una nuova società, con nuovi diritti, nuovi assetti, un nuovo modo di vivere, una realtà che si avvicina molto alla nostra. E questa particolare clamide stranamente ci riconduce in qualche modo ai tempi degli Ezelini e di Gian Galeazzo Visconti, per quanto strano possa sembrare. È una clamide confezionata appositamente per l'incoronazione di Ferdinando d'Asburgo nel 1838. A questa cerimonia sono invitati i rappresentanti di tutti i capoluoghi
del Lombardo-Veneto, ma Bassano può partecipare pur non essendo dal punto di vista istituzionale un vero e proprio capoluogo, ma è stata proclamata città regia, come rivela anche il ricamo sul fronte di questa clamide. Città regia cosa significa? Non significa semplicemente un riconoscimento nobiliare, per così dire, ma diventa anche un titolo che abilita ad ottenere prerogative importanti per la vita della città. È proprio perché Bassano è città regia che riusciamo a tenere aperti alcuni servizi pubblici. È perché città regia che Bassano riesce finalmente ad ottenere l'apertura del ginnasio. Il più antico museo civico del Veneto, come dicevo, è nato dal legato di Giambattista Brocchi del 1828, che lasciava alla città le sue raccolte naturalistiche corredate dagli studi, manoscritti o pubblicati, e dai volumi della biblioteca personale. A questo lascito si aggregarono poi altre collezioni private e l'insieme delle opere d'arte provenienti da pubblici palazzi, chiese, conventi e monasteri, con un eccezionale nucleo di dipinti dei Del Ponte, e il tutto fu collocato dal 1840 nel soppresso convento di San Francesco. In questi due gustosi quadretti, il momento dell'inaugurazione del museo civico, con il busto di Brocchi in fondo alla sala, e la posa della prima pietra della sala dedicata a Canova. Dopo il marzo 1848, quando a Bassano si affermò una brevissima primavera liberale, tra il 1848 e il 1866 si verificò un'adesione alla causa dell'unità d'Italia. Con il Risorgimento, dal 1848 al 1866, furono ben 477 i bassanesi che aderirono anche in armi alla causa dell'unità d'Italia. Fra i ricordi più commoventi di questo periodo, la camicia rossa confezionata con tanta cura da mano femminile per Giuseppe Carinato, garibaldino nella Spedizione dei Mille, 1860. Il plebiscito del 4 ottobre 1866 confermò l'adesione alle istanze risorgimentali. Ben 3.508 votanti su 3.522 votarono a favore dell'annessione al Regno d'Italia, nessun voto contrario e 14 voti nulli. L'impatto della Grande Guerra si presenta con immediata evidenza in questa interpretazione fotografica di Cesare Gerolimetto della lapide collocata in piazza Garibaldi sulla parete della chiesa di San Francesco. Vi sono poi stati evidenziati i risultati dei bombardamenti caduti sul centro storico per colpire le vie di comunicazione, obiettivi militari, i ponti e la stazione ferroviaria. Il colore ci aiuta a capire le situazioni. Segnati in giallo vediamo i danni delle incursioni aeree. Da ricordare che una delle prime vittime di questi bombardamenti fu proprio il Ponte Vecchio. Subito dopo la rotta di Caporetto, 1917, la nuova linea difensiva attestata sul Grappa portò la città, se non in prima linea, certamente nelle immediate retrovie del fronte. E quali sono i risultati? Sono segnati in rosso, sono gli effetti dell'artiglieria pesante piazzata in Valsugana e alle Melette,
che con un incessante e snervante bombardamento devastò la città. Nel 1935, in caserma Montegrappa, divenuta sede di una scuola di addestramento militare, compare la Vittoria alata di Francesco Rebesco. È una figura che vediamo allontanata dagli schemi classici della cultura greca e priva di riferimenti all'opera canoviana, che non aveva mai affrontato questo tema. È sospesa fra un modello antico di età romana imperiale, ma aderisce al costume del suo tempo. Infatti la vediamo aggiornata sui dettami della moda di quegli anni, indossando una veste fasciante, con una linea essenziale, misura longhetta si potrebbe dire. Eliminate le acconciature elaborate, con quel taglio di capelli alla Garçon, questa Vittoria ha assunto anche un contegno androgino. Collocata in vista delle pendici del massiccio del Grappa, porge il saluto alla cima del Monte Sacro alla Patria, auspicando nuove affermazioni dell'era fascista. Le cose non andarono così e pochi anni dopo la violenza e il terrore, come metodo lucidamente praticato per ottenere il controllo su tutta la regione, tornarono a marchiare il territorio bassanese e pedemontano fra il 1943 e il 1944. Così come era già accaduto in passato in diversi momenti nel corso della storia. Ricordare l'episodio più vicino ai nostri giorni, culminato con l'eccidio del Grappa del 1944, significa onorare il dovere del ricordo e confidare che sia stato l'ultimo a segnare dolorosamente queste terre. Per qualità e potenza, il dramma della Seconda Guerra Mondiale trova la più efficace rappresentazione nella leggerezza indifesa della danzatrice di Antonio Canova, fra le opere del patrimonio museale colpite dai bombardamenti dell'aprile 1945, icona dei danni che le guerre hanno arrecato in ogni tempo al patrimonio artistico di questa città. Il nostro percorso si chiude qui, con questa veduta luminosa e onirica di Bassano firmata da Pietro Roversi, già sindaco di questa città. Abbiamo proposto una ricostruzione che escludesse la visione di gusto antiquario di una realtà che non esiste più. Quello che proprio non è stato possibile inserire in questa sala è l'atmosfera, è la luce di questa città, ma se il nostro impegno nel captare lo spirito di questo spazio ai piedi del Grappa e le emozioni che sa suscitare è stato accolto, sta a voi verificarlo in una visita che possiamo sperare sia prossima. A presto!